Hai mai provato quella sensazione strana? Il cuore che batte forte, le parole che ti arrivano alla mente ma rimangono bloccate in gola? Ti siedi al tavolo di un bar in Italia, ordini un caffè e all'improvviso ti chiedi: e se sbaglio? E se pronuncio male? E se la persona davanti a me non capisce? Succede a tantissimi. Io stesso l'ho visto 1000 volte, stranieri che vivono qui, che capiscono quasi tutto, ma restano zitti, prigionieri dei loro pensieri. E la verità è questa: pensare troppo ti blocca. L'italiano non si impara con la perfezione, ma con il coraggio. Ogni volta che apri bocca, anche se inciampi, anche se inventi una parola, stai facendo un passo avanti. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono Giovanni, la tua guida di fiducia per imparare l'italiano in modo naturale e, soprattutto, pensare in italiano. Immagina di camminare per le stradine di Firenze. Il profumo del pane appena sfornato esce da una panetteria. Ti fermi, lo senti e pensi: vorrei dire qualcosa, ma come? In quel momento hai due scelte: restare in silenzio e continuare a pensare, oppure aprire la bocca e dire una frase semplice, magari: che buon profumo! Non importa se la pronuncia non è perfetta. La persona dietro al bancone sorriderà, forse risponderà: eh sì, appena sfornato, vuoi assaggiarlo? E tu, con quella frase minuscola, hai aperto una porta enorme, la porta della conversazione. Vedi, parlare una lingua non è un esercizio di grammatica, è un atto di coraggio. Gli italiani stessi fanno errori continuamente, saltano le doppie, inventano modi di dire, si interrompono a metà, ma continuano. Non si fermano a pensare: aspetta, era congiuntivo o indicativo? No, vanno avanti. Per questo sembrano naturali. Ti dico una cosa che ripeto spesso a chi mi chiede consigli: sbaglia parlando, non restare zitto pensando. Perché il silenzio non ti insegna nulla. Una frase storta, invece, ti porta esperienza, risate, connessione. C'è una piccola storia che non dimentico. Una volta ho incontrato un ragazzo brasiliano appena arrivato a Roma. Sapeva poche parole: ciao, grazie, acqua, pizza. Era timidissimo. Un giorno lo vedo al mercato, davanti a un banco di frutta. Il venditore gli dice: che vuoi, bello? Il ragazzo resta muto, guarda le mele, suda, poi con un filo di voce dice: io prendo mela, grazie. Il venditore ride, gli passa le mele e risponde: bravo, così si fa. E guarda che non è una sola mela, sono mele, al plurale. In quel momento quel ragazzo ha imparato una parola nuova, ma soprattutto ha imparato che la gente non ti giudica, ti aiuta. E da quel giorno ha cominciato a parlare sempre di più, senza vergogna. Ecco il punto: se tu aspetti di sentirti pronto, non arriverà mai quel giorno. La sicurezza non nasce dal pensiero, ma dall'azione. Parli, inciampi, ridi, ripeti, e pian piano il cervello smette di tradurre parola per parola. Le frasi iniziano a scivolare da sole. Un piccolo segreto pratico: quando ti viene un pensiero nella tua lingua, non tradurlo mentalmente, dillo in italiano come viene, anche se non hai tutte le parole. Usa gesti, inventa sinonimi. Per esempio, non ricordi come si dice tavolo? Puoi dire: questa cosa dove si mangia? L'altro capirà, e mentre parli la parola tavolo arriverà, magari dalla bocca di chi ti ascolta, così la impari davvero. La verità è che non esiste un italiano perfetto, esiste il tuo italiano, che cresce solo se lo usi. È come il respiro, non puoi trattenerlo per sempre, devi lasciarlo uscire. Ricorda questo:
Ogni frase che esce dalla tua bocca è un mattone nella tua nuova casa linguistica. Anche se è storto, anche se cade, serve a costruire. E più parli, più muri alzi, più la casa diventa solida. Allora, oggi prometti a te stesso una cosa semplice: non restare zitto, apri bocca, rischia. Non importa se è una parola sola, non importa se la frase non ha tutte le preposizioni giuste, parla, perché solo parlando l'italiano diventa vivo. E quando la paura arriva, pensa a questo: nessuno ti sta giudicando quanto pensi tu, anzi, la maggior parte degli italiani ammira chi prova, chi si butta, chi non ha paura di dire una frase storta pur di comunicare. Smetti di pensare, inizia a parlare. È così che comincia la vera fluenza. C'è un momento che tutti attraversano quando imparano l'italiano, quel blocco interiore che ti dice: meglio stare zitto che sbagliare. Ma lasciami dire una cosa chiara: quel blocco non è realtà, è solo una voce nella tua testa. E quella voce mente. Pensa a un bambino italiano di 3 anni. Parla senza fermarsi mai, dice frasi a metà, inventa parole, sbaglia i tempi verbali, eppure nessuno lo corregge in modo severo. La gente ride, lo incoraggia: bravo, hai detto bene. Perché? Perché la comunicazione è più importante della perfezione. Allora perché tu, adulto che impara, dovresti pretendere di essere perfetto fin dal primo giorno? La verità è che più cerchi la frase giusta, più rallenti. Più ti concentri sulla grammatica mentre parli, più perdi naturalezza. E sai cosa succede? Il cervello si blocca. È come guidare un'auto e pensare a ogni movimento. Ora devo girare il volante di 2 gradi, ora devo spingere il pedale per metà, ora devo guardare lo specchietto. Impossibile. Per guidare davvero devi lasciare che il corpo faccia da solo. Così è con la lingua. Ti faccio un esempio. Una volta ero su un treno regionale, seduto accanto a un ragazzo tedesco che studiava a Bologna. Mi raccontava che dopo 2 anni ancora aveva paura di parlare. Diceva: capisco quasi tutto, ma non riesco a rispondere. Penso troppo. A un certo punto il controllore arriva e chiede i biglietti. Il ragazzo cerca di dirgli qualcosa in tedesco, poi in inglese. Niente. Alla fine butta fuori poche parole in italiano. Io ho abbonamento, scusi, non trovo tessera. Il controllore capisce subito e risponde: ah, va bene, ma la prossima volta portala con te. Fine. Nessun dramma, nessun giudizio. Il ragazzo mi guarda e sorride. Era facile, bastava provarci. Ecco il segreto: più parli, meno pensi. Non il contrario. Non diventi pronto pensando, diventi pronto parlando. C'è un detto che mi piace molto: la lingua è un muscolo, non un concetto. Più lo usi, più diventa forte. Vuoi un esercizio pratico? Oggi stesso, scegli un momento della tua giornata e raccontalo ad alta voce in italiano. Non per gli altri, per te. Sei in cucina? Di: sto preparando la cena, taglio il pane, apro il frigorifero. Sei per strada? Mormora: cammino veloce, il semaforo è rosso, aspetto. Questo non è tradurre, è vivere in italiano e allena il cervello a non pensare nella tua lingua madre. Un'altra tecnica potente è lo shadowing. Ascolta una voce italiana, può essere un video, una canzone, una scena di film, e ripeti subito dopo, copiando ritmo e intonazione. Non fermarti se non capisci tutto.
L'obiettivo non è capire, è imitare. E più imiti, più la tua bocca si abitua a muoversi come quella di un italiano. Io stesso ho imparato così l'inglese. Camminavo per la città con le cuffie e ripetevo frasi come un pappagallo. La gente mi guardava strano, ma dopo mesi la mia lingua si muoveva più veloce. Sai qual è un altro ostacolo? La paura dell'accento. Quante volte hai pensato, ma il mio accento non è italiano, si sentirà subito che sono straniero. Ti svelo un segreto, a nessuno importa. Anzi, il tuo accento racconta la tua storia. È un segno di coraggio, non di debolezza. Io ho conosciuto una ragazza russa che parlava un italiano pieno di inflessioni della sua lingua. E sai cosa? Tutti la trovavano affascinante. Perché non cercava di nasconderlo, ma lo usava con orgoglio. Ecco un'altra immagine. Immagina di dover scegliere tra due persone. Una non parla mai per paura di sbagliare, resta zitta, sorride soltanto. L'altra invece parla, ride dei propri errori, a volte si confonde, ma comunica sempre. Quale delle due persone ti rimane più simpatica? La risposta è ovvia. E questo vale anche per te. La tua energia, il tuo coraggio valgono molto più di un accento perfetto o di una frase impeccabile. Ricorda, gli italiani amano chi ci prova. Nessuno ride di te perché sbagli. Al massimo ti correggono con gentilezza, oppure ripetono la frase in modo giusto. Ed è proprio lì che impari. Ogni errore diventa una lezione viva, non un fallimento. Allora, la prossima volta che ti trovi davanti a una persona italiana, non aspettare il momento giusto, non cercare le parole perfette, apri bocca e lascia uscire quello che hai dentro. Perché la vera magia non è nella frase giusta, la vera magia è nella connessione che crei. Smetti di chiederti «e se sbaglio?» Comincia a chiederti «e se funziona?» C'è una cosa che pochi ti dicono quando impari una lingua. Il vero nemico non è la grammatica, è la tua paura. Pensa a quante volte ti sei trovato in una situazione semplice, al supermercato, in pizzeria, sul tram, e hai avuto la possibilità di dire una frase in italiano. Ma invece hai aspettato. Hai lasciato che qualcun altro parlasse per te. E dentro hai pensato, se dico qualcosa sicuramente sbaglio. Ti capisco, è successo anche a me quando ho imparato lo spagnolo. Ricordo un giorno a Madrid. Dovevo comprare un biglietto della metro. Continuavo a ripetere la frase nella mia testa, ma al momento di parlare mi sono bloccato. Ho sorriso, ho fatto gesti con le mani e alla fine ho ottenuto il biglietto, ma senza aver detto una parola. Sai come mi sono sentito dopo? Vuoto, perché avevo perso un'occasione, non di comunicare, ma di crescere. Ogni volta che ti censuri, perdi una piccola occasione di avanzare. Ogni volta invece apri la bocca, anche se ti sembra di dire una sciocchezza, guadagni terreno. Voglio raccontarti una scena che ho vissuto a Milano. Ero in un bar, seduto vicino a un ragazzo americano che studiava design. Lui guardava il menù e si agitava. Gli chiedo, «Tutto bene?» E lui, in inglese, mi risponde, «Non so come ordinare, ho paura di dire male». Io gli ho detto, «Prova, io ti guardo». Lui alza lo sguardo verso il cameriere e dice, «Io voglio cappuccino, grazie». Il cameriere sorride, «Perfetto, arrivo subito». Il ragazzo mi guarda come se avesse scalato una montagna. E in realtà sì, era una montagna interiore.
Il cappuccino era arrivato, ma il vero regalo era un altro: la consapevolezza che non serve parlare in modo elegante per farsi capire, serve solo il coraggio di provarci. Vedi, parlare italiano non è una gara di dizione, è un atto umano, è guardare negli occhi qualcuno e lasciar uscire quello che hai dentro. E più lo fai, più il tuo cervello smette di bloccarsi, diventa una macchina più veloce, più naturale. Vuoi un consiglio pratico che funziona sempre? Parla da solo. Sì, hai capito bene, davanti allo specchio, in cucina, mentre lavi i piatti. Racconta a voce alta quello che fai. Sto lavando un piatto, ora asciugo, ora metto via. All'inizio ti sembrerà strano, ma è un allenamento potentissimo. Il tuo orecchio si abitua al suono della tua voce in italiano e pian piano smetterai di giudicarti. Un'altra tecnica è semplificare. Troppi studenti vogliono dire frasi lunghe, complicate, come se dovessero scrivere un tema. Ma la vita reale non è un esame. Se vuoi dire «vorrei parlarle di una questione molto importante che riguarda il progetto», puoi dire «possiamo parlare di una cosa importante?» È chiaro, diretto, naturale. L'italiano parlato vive di semplicità. E non avere paura di usare le mani. Sì, i famosi gesti italiani. Non sono un cliché, sono una realtà. Un gesto può riempire lo spazio di una parola che non conosci. Vuoi chiedere il conto al ristorante? Puoi dire «il conto, per favore?» e fare il gesto con la mano che scrive nell'aria. Funziona sempre, è comunicazione completa. Ora fermati un attimo e pensa: quante volte hai rimandato una conversazione per paura? Quante frasi sono rimaste bloccate in gola? Ogni volta che succede, ricordati questo: nessuno aspetta il tuo italiano perfetto. Aspettano te, la tua voce, il tuo sguardo. La trasformazione comincia quando smetti di inseguire la perfezione e ti concedi di essere umano. Perché la verità è che gli errori non sono la fine della conversazione, sono l'inizio. Sai qual è la cosa più potente che puoi fare per imparare l'italiano? Non è comprare un manuale nuovo, non è scaricare un'altra app, è aprire la bocca oggi stesso e dire qualcosa, anche piccola, anche imperfetta. Ogni volta che parli stai piantando un seme. Forse all'inizio non lo vedi crescere, ti sembra inutile, fragile, troppo lento, ma giorno dopo giorno, parola dopo parola, quel seme diventa pianta e un giorno ti svegli e ti accorgi che stai parlando senza pensarci troppo, non traduci più, non cerchi disperatamente le regole, parli, respiri la lingua. Io l'ho visto succedere. Ho visto studenti che per mesi rimanevano in silenzio, convinti di non essere pronti. Poi un giorno hanno deciso: basta pensare, inizio a parlare. E da quel giorno tutto è cambiato, non perché non sbagliavano più, ma perché avevano smesso di avere paura degli errori. Voglio che tu ricordi questo: nessuno nasce fluente. Nemmeno gli italiani. I bambini imparano con 1000 sbagli, con frasi a metà, con risate. Tu sei in quello stesso cammino. Ogni volta che inciampi stai facendo esattamente ciò che serve: imparare.
E sai cosa rende speciale l'italiano? È una lingua fatta per essere vissuta, non solo studiata. È nei caffè rumorosi, nei mercati pieni di voci, nelle stazioni dei treni, nelle chiacchiere tra amici in piazza. Non la troverai tutta dentro a un libro, la troverai dentro le persone. Per questo devi buttarti, parlare con il barista, scambiare 2 parole con la signora in fila, chiedere indicazioni anche se non ti servono davvero. Ogni microconversazione è una palestra. Ti propongo una sfida semplice ma potente. Oggi stesso scegli un momento in cui parlerai italiano senza fermarti. Può essere davanti allo specchio, può essere con un amico, può essere con uno sconosciuto. Non importa il livello, non importa la correttezza. L'unica regola è non interromperti. Se non conosci una parola, spiegala con un'altra. Se ti blocchi, respira e vai avanti. Fallo per 30 secondi, poi 1 minuto, poi 5, e scoprirai che la tua voce è molto più pronta di quanto pensi. Non aspettare il giorno giusto, non arriverà. Il giorno giusto è questo, adesso. Perché il coraggio non nasce quando tutto è perfetto, nasce quando scegli di agire nonostante le paure. Allora alzati, apri la bocca, lascia uscire le tue frasi. Non importa se brevi, non importa se storte, importa che siano vive. Ogni parola che pronunci oggi è un mattone nel tuo futuro in italiano. Ricorda, la vera forza non è nella perfezione, ma nella costanza. Non fermarti, continua a parlare, continua a vivere in questa lingua meravigliosa. E adesso ripeti con me ad alta voce senza paura, come una promessa a te stesso. Smetto di pensare, inizio a parlare.